La golosità ha sull'amore molti vantaggi, ma il più importante è che, mentre bisogna essere in due per abbandonarsi all'amore, si può praticare la golosità da soli, ma ci sono sempre delle eccezioni. Un saggio una volta ha detto: per mangiare un tacchino al tartufo bisogna essere in due, il tacchino e se stessi. Vabbè, certo però che una buona cena in una trattoria romantica fonde perfettamente queste due meravigliose passioni umane, la golosità e l'amore. Ma le cose belle bisogna guadagnarsele, e allora per una serata romantica venite con me. Dunque, innanzitutto per questa serata bisogna trovarsi dalle parti di Sestri Levante, bello nel Porticchiolo. Poi si va verso Cavi di Lavagno e si sale la strada per arrivare a Barassi, circa 3-4 km in mezzo ai boschi, e ogni tanto il percorso offre dei panorami stupendi, quindi vale la pena andarci e fermarsi ogni tanto, anche perché una sosta e l'entusiasmo che crea la visione di un bel tramonto sul mare certamente vi offrirà l'occasione di esercitare tutto il vostro fascino. Quindi consigliatissimo ed ideale il sito per un eventuale primo bacio. Ma ecco che siamo arrivati all'ingresso della trattoria L'Ulivo. La discesa della scala di accesso accresce la curiosità. Attenti a non inciampare però, guardate i gradini, anche se nella veranda appare uno splendido panorama. Il tramonto è davvero affascinante, i colori ricordano i dipinti di Monet, uno dei miei pittori preferiti. Ma anche la saletta interna, con un'ampia vetrata panoramica e pareti museo di trofei e ricordi, e il lume delle candele creano un delizioso nido per una dolcissima serata. Ma ecco che arriva Laissa, la dolce cameriera brasiliana. Lais, dai, raccontaci allora cosa ci serve. Il pasto è torta baciocca, primo sale, e salumi coppa, prego giù preparato con patate, cavolo e erba mista. Fantastico. Da condire con il nostro olio e il nostro pane. Ah, ecco, l'olio ligure da pucciare col pane fatto in casa. Cosa c'è di più buono? Cosa c'è di più buono? Ditemi voi. Laissa, raccontaci. Questo è il pansotto con la salsa di noci. Ah, benissimo. Poi? La viola con di carne. Fantastico. Ma fai vedere bene il piatto. E questo? Questa è la piccaggi. Ah, Piccaggi benissimo. fatta con farina di castagna. Ah, ma in Brasile ci sono queste cose? Non ci sono in Brasile. Grazie Laissa, ciao. Laissa. Questo è tagliarini verdi che sono passato con la voragine al sugo di colombaccio. Ah, ma ci sono in Brasile questi qua? No. No, eh? Vino della casa. Io non capirò niente, ma questo vermentino di Luni è uno spettacolo. Dici un po' cosa ci dai di secondo. Questo qua è asato di vitello a forno. Ah! Sì, già l'asada è argentina. Sì. E poi? Questo è funghi impanati. Ma questo è genovese. Laissa ci straviglia col menù, ma il suo capo non scherza. Ma va che meraviglia, questo è il pane fatto in casa da te, chi è che come ti pane fantastico. È difficile questo. Sì, Ciao Chicco, vieni a mangiare qualcosina anche te. Ciao Chicco. Ciao Chicco. Chicco. Eccolo che l'ha preso al volo. Gorgonzola locale col miele. Marmellata. Ah no, marmellata, chiedo scusa. Gorgonzola con marmellatine locali e pane fatto in casa. Che dolci hai? Torta cioccolato, la crostata con marmellata di ciliegie fatta da noi, lo sgroppino che è un sorbettino sciacquerato in forno. Anche la crostata promette bene.
Allora, io non è che sono tanto esigente, però io mi trovo da Dio, mi mangio benissimo. Alla fine siamo proprio soddisfatti e il Vermentino di Luni, con gran soddisfazione di Bacco, potrebbe aver creato incompatibilità con il suo collega Eros. Quindi attenzione, almeno per Bacco moderazione. All'altro dio dell'Olimpo invece date davvero il meglio di voi stessi e ricopritevi di gloria ed onore. Buona serata. Se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete un mi piace qui sotto e soprattutto un commentino e poi iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella così vi verrà inviato un avviso quando pubblico un nuovo video. Ciao!